Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Oggi Daniele Longo. Daniele, ciao. Ciao, buonasera a tutti ragazzi. Ciao Dani. Ovviamente ti chiedo subito di quella che è... No, non è neanche la notizia di oggi, insomma, una conferma di oggi, ovvero di un incontro di Furlani a Londra con Paratici per chiudere appunto il DS. Ma guarda, io credo che comunque ormai siamo proprio nella definizione di un accordo che diciamo che sui principi era già stato trovato da diverso tempo, perché si è parlato tanto di un casting. In realtà a me risulta che comunque il casting l'avevano iniziato soprattutto Furlani e Ibrahimovic e Cardinale, quando abbiamo raccontato un po' tutti i giornalisti che seguono H24 del Milan, che comunque c'era stato un casting da Londra con Cardinale e noi ci abbiamo incontrato Tare, Berta e anche Fabio Paratici. Da lì comunque è stato in scena, anzi è tornato prepotentemente in scena quello che comunque l'amministratore delegato del Milan, che comunque anche per definizione dovrebbe avere la centralità delle scelte non solo economiche ma anche sportive dal punto di vista almeno nella decisione finale. Ma sappiamo che c'è in corso una disputa, dai, non abbiamo guerra, perché in questo momento storico forse parlare di guerra non è veramente il massimo, diciamo una disputa interna per i giochi di potere. Dani, scusa, per caso sei col viva voce? Perché non ti sentiamo troppo bene. No, è il cellulare che è un po' mezzo rotto il microfono. Ok. Il cellulare questo ne cambio uno ogni 3 mesi. I fondi praticamente. Adatto alla mia sbaratabile, non tanto alla molla di lavoro ma alla mia sbaratabile, perché poi ogni tanto cade, ogni tanto qua no. Per completare il discorso, io credo che comunque l'accordo, si parla anche di precontratto da firmare nelle prossime 24 ore, credo che l'accordo che è stato già trovato sui termini economici e sui termini più o meno di come si intende far crescere il nuovo Milan, un Milan che sarà sicuramente italiano. Sono curioso di capire, di intercettare magari nelle prossime ore quello che sarà poi la disponibilità di Paratici a lavorare in un contesto nuovo dal suo punto di vista, perché lui ha sempre avuto il timone del comando, la cabina di regia in qualsiasi società abbia lavorato. Chiaro che poi l'esperienza della Juve ci racconta di una prima parte molto buona e di una seconda parte assolutamente no. Ma sono molto curioso di capire a quale compromesso arriveranno le parti, se accetterà anzi di lavorare magari con Moncaia, che è un altro anno di contratto, che non fa parte insomma del suo team di lavoro. Lui di solito Paratici porta sempre con sé uomini di fiducia o comunque si affida a professionisti con i quali ha già lavorato da tempo sul campo, e poi bisogna attendere poi la decisione definitiva dell'inchiesta sul processo Prisma, che comunque se dovesse confermare lo stato attuale, diciamo che comunque Paratici potrebbe inizialmente entrare con un ruolo ed essere più operativo all'inizio di giugno, quando avrà la squalifica, da capire che poi verrà cambiato qualcosa a livello della sentenza definitiva. È chiaro che questo aspetto ha inciso secondo me già nel fatto che si va verso una definizione, verso un annuncio di questo nuovo sodalizio, di questo nuovo legame a metà aprile, altrimenti quello che sarebbe già da adesso ufficiale. Per gli altri candidati credo che Tare avesse già capito con l'uscita di scena a livello decisionale di Zverev Ibrahimovic deve aver perso quota, perché è vero che non è stato più contattato, lui stesso i cronisti romani, quelli un po' più vicini a lui, perché poi non è il solito parlare con i giornalisti, aveva già manifestato un certo fastidio per questa mediaticità dell'incontro. Solito amico poteva essere sicuramente, uso ancora un sistema imperfetto, ma potrebbe ancora tornare in scena, chiaro, perché comunque fino a quando non ci sono le firme possono entrare in scena tanti altri fattori, ma
sicuramente Tony D'Amico era una pista che hanno valutato a lungo, che valuteranno probabilmente in caso di esito negativo, ma comunque anche difficile da raggiungere, perché lui sarebbe entusiasta di accettare di prendere in mano un'avventura di questo tipo con un club straordinario come il Milan. Il problema è che anche legato a un altro club che comunque non è facile, abbiamo visto anche che il calciomercato non è facile portargli via i pezzi forti, insomma, della rosa. Non ti chiedo quindi altro del tipo allenatore, quant'altro mi sembra forse un pochino presto per parlarne, prima bisognerà chiudere la questione di direttore sportivo. Ti chiedo invece un po' come hai visto con Sessano in conferenza. Io oggi l'ho visto un po' più frizzantino. Ma guarda Simo, lui lo è quasi sempre, devo dire la verità, in conferenza stampa. A me delude, ha deluso insomma in questo suo interregno al Milan, al di là di quelle che sono state le scelte, alcune anche un po' scellerate dal punto di vista strategico, con la strategia fatta contro il Feyenoord del ritorno, o la scelta di insistere su Joao Felix, che parla tanto anche sui social dello stessa gente, anche delle cattiverie, però comunque è facile fare questo accostamento perché effettivamente sono entrambi gestiti da Mendes. Però mi ha deluso un po' dal punto di vista comunicativo, sia per lo scivolone con il portavoce, con il caso portavoce, ma soprattutto perché a me dà sempre l'impressione di anteporre la sua figura, il suo curriculum, la sua carriera al bene del Milan. Parla sempre, mi sembra sempre una sua difesa personale. Io ho scelto questo, ma perché anche prima si parlava male di Leao, il Milan non ha mai fatto nono, è vero, però in Champions League che negli altri anni non faceva bene, mentre in realtà comunque qualche anno addietro il Milan ha fatto una semifinale di Champions League, è giocata malissimo, ma comunque ci è arrivato. Mi sembra sempre una sua difesa, e questo sicuramente non aiuta, secondo me, nel preparare una partita con dei giocatori che hanno palesato in maniera inequivocabile, per non dire altro, una mancanza di leadership. Non mi piace nemmeno perché effettivamente, se entriamo nel dettaglio, nulla da dire sul professionista e sulla persona che il gioco antesaulo, la storia calcistica parla da sola, ma parliamo comunque di un tecnico che ha vinto sì tante cose, non ha vinto le cose del Portogallo, non ricordiamo un exploit in campo europeo, una Conference League, un'Europa League, per non dire la Champions. Quindi vantarsi di 8-10 coppe vinte in Portogallo quando alleni il Porto, non alleni il Sporting Lisbona o il Braga, fa un po' a pugni con quella che è la realtà dei fatti. Dani, grazie per il collegamento, ci vediamo presto. Ciao. Salutiamo Daniele Longo. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire.